Questo video per farvi vedere dei violini da studio che possono essere interessanti per chi inizia, quindi soprattutto ragazzi giovani, giovanissimi, bambini o anche principianti di età più adulta. Io rappresento Liuteria Cesarini, sono un artigiano, costruisco strumenti e faccio strumenti professionali, quindi violini e violoncelli e archetti. Questo video però verte tutto su strumenti da studio entry level, quale deve essere il costo di un violino, quale deve essere il costo di un violoncello e quale comunque la qualità da ricercare in corrispondenza del prezzo. Io vi faccio vedere ovviamente delle cose che distribuisco io come artigiano, non sono prodotti solamente commercializzati, ma c'è un valore aggiunto, nel senso che questi strumenti sono tutti messi a punto da me, sono migliorati e quindi diciamo che escono dalle mani di un liutaio, non di una grande distribuzione o da parte di un negozio. Sono quindi un pochino più costosi rispetto alla media che troverete online, ma non di molto, e comunque tolgono delle soddisfazioni maggiori, danno minor problemi all'allievo e anche all'insegnante che gli sta dietro. Allora, praticamente per cominciare, un violino da studio base, come io lo chiamo, quindi pacchetto base, trovate su internet, del marchio Cesarini Pro Studio, sono questi qua. Sono violini molto belli da vedere, come potete vedere hanno un legno di fondo, di fasce, di tavola armonica e di manico che comunque è abbastanza già all'occhio superiore rispetto a quello che trovate. Faccio degli esempi: Stentor 1, Stentor 2. Diciamo che il più conosciuto è lo Stentor, quindi faccio questo esempio, questo riferimento. Lo Stentor 2 diciamo che si avvicina a questo tipo di strumento, ma ritengo che il mio sia qualcosina di più rispetto a finiture. È una verniciatura satinata, non è lucida. E quali sono le caratteristiche tecniche importanti? Primo, che tutta la montatura è in ebano massello, non parti ebanizzate, cioè colorate di nero. La tastiera, i piroli, la mentoniera, la cordiera sono tutte di ebano massello. In alcuni strumenti troverete, più economici, troverete dei legni più economici, diciamo più morbidi e colorati di nero, quindi che ingannano. Dopodiché legni ovviamente di fascia, fondo e tavola e manico sono tutti massello, in questo caso aceri. La tavola è di un abete che è anche diciamo solitamente ha una grana molto fitta che nel senso timbrico è molto buono. Il ponticello è ovviamente cambiato e migliorato dal sottoscritto, questo è l'intervento più importante. L'anima all'interno, che è praticamente un'asticella, un cilindro di legno che praticamente fa sì che ci sia trasmissione del suono tra tavola e fondo e quindi una risonanza maggiore, è sempre messa a punto da me. E tutte quante le parti ovviamente sono riviste, ricontrollate, ad esempio i piroli, la mentoniera, la cordiera, i tiracantini, che in questo caso ce n'è montato solo uno, che praticamente serve a migliorare l'accordatura, praticamente a fare un'accordatura più semplice sul micantino, che è quello un pochino più problematico e si scorda di più. E anche le corde, che sono considerate un accessorio che si può cambiare, sono diciamo meglio di quelle che solitamente vengono montate su una qualità appunto ad esempio tipo Stentor 2, e fa una bella differenza, nel senso che la muta di corde può costare solamente lei circa una trentina, una quarantina di euro. Poi che altro da dire? Riguardo al suono, qui non ve lo starò a provare perché ovviamente non è una registrazione che può dare un'idea buona della timbrica, però ecco, diciamo è un violino che timbricamente si difende bene e ecco, sta qualcosina diciamo che sta un po' sopra rispetto alle qualità a cui ci si è abituati di suonare. Questa è la custodia con cui io lo spedisco o lo vendo, praticamente una custodia rigida, diciamo in tessuto, che poi in tessuto di poliestere, che poi all'interno viene coibentata con un polistirolo, resiste agli urti, resiste anche alle condizioni climatiche avverse, quindi umidità o troppo caldo. Io cosa metto all'interno del pacchetto? Allora, metto una cordiera,
metto una cordiera in legno, pardon, non una cordiera ma una spalliera in legno che è ritenuta un accessorio diciamo di valore, nel senso che una spalliera così può costare sul mercato anche una cinquantina di euro. In più metto la pece, ovviamente la pece che serve per utilizzare l'archetto. L'archetto, altro chiamiamolo accessorio, ma in realtà è uno strumento a sé. L'archetto serve a sfregare le corde del violino ed è molto importante che non sia né storto in questo senso, cioè la bacchetta non deve essere storta, e in più comunque deve essere, diciamo, deve tendere un crine, questo bianco, e deve tenderlo bene, cioè nel senso comunque la curva deve essere mantenuta quando si mette in trazione l'archetto. Non tutti gli archetti lo fanno e lo fanno bene, nel senso che gli archetti economici non riescono a tenere questa tensione. Il binomio archetto-violino è importante per studiare, lo scopriranno gli allievi diciamo più avanzati, nel senso che comunque l'archetto fa la differenza. Adesso vi ho fatto sentire le corde a vuoto leggermente stonate, però per farvi capire insomma che l'archetto impeciato, cioè impeciato con l'accessorio della pece, è presente nel pacchetto. Dopodiché avete, sì, come abbiamo detto, la spalliera. Ecco, diciamo per quel che riguarda il pacchetto, in questo modo è completo, cioè praticamente siete pronti a suonare, dovete solamente impeciare l'archetto e siete pronti a suonare. Su spedizione è la stessa cosa, nel senso che non ci sono problemi per la spedizione, viene fatta in totale sicurezza su un imballo in cartone che viene con del pluriball difeso e non ci sono rischi, perché questo ormai si è verificato, non ci sono rischi di rotture. Per il violoncello è un discorso diverso, ma in questo video parliamo solamente dei violini. Dopo il pacchetto base, diciamo ci sono i pacchetti più avanzati. Io su questo video vi spiego solo i costi del base. I costi sono orientativi a partire da 330 euro, a cui si sommano alcuni accessori, alcune cose che magari sta a voi di scegliere o no. Questo pacchetto, come lo vedete qui, è 4 quarti, quindi praticamente il costo è 350 euro perché vanno aggiunte una cosa come una ventina d'euro per la misura 4 quarti, mentre per le misure più piccole il prezzo base è quello valido, cioè 330 euro. Da qui capite quanto può essere interessante, ma non è finita, nel senso che in questo pacchetto io includo anche delle lezioni omaggio, almeno per tutto il 2021, delle lezioni omaggio di un mese con un insegnante di violino molto valido. Sono 4 quindi lezioni, 4 lezioni che possono essere spese online o in presenza. Dopo ovviamente in presenza per adesso parliamo solo di Perugia, dove sta la mia liuteria, mentre online non avete problemi, potete sceglierle da tutta Italia. Ovviamente le lezioni non sono vincolanti, non aumentano il valore, nel senso il costo del pacchetto, quindi potete scegliere di farle o di non farle, comunque sono all'interno del pacchetto in ogni caso. Questo diciamo è la mia proposta, e quindi eventualmente aspetto tutti gli interessati che mi scrivano per mail o che mi chiamino anche al telefono tramite WhatsApp. Io vi ringrazio dell'ascolto e ci sentiamo per la prossima presentazione di magari altri strumenti da studio. A presto!